Ti sei mai chiesta: voglio fare carriera o costruire una famiglia? Dedicarmi alle mie passioni? Salvarmi la salute? Abbiamo sempre visto questa domanda come un bivio. O faccio carriera in azienda o faccio tutto il resto. E non è che non ci siano motivi per vederla così. Quante volte hai rinunciato a uscire con le amiche per chiudere quel lavoro? O hai passato il weekend o le vacanze col PC sempre appresso? A me è successo molte volte e per molto tempo ho pensato che scegliere fra carriera e tutto il resto fosse l'unica strada. Quindi com'è che oggi sono qui a dirti che carriera o vita è un falso dilemma? Perché alla fine ho scoperto che mi sbagliavo e me l'hanno insegnato le mie clienti. In questo video ti racconterò 3 storie che ti faranno cambiare prospettiva sul dilemma fare carriera o no e ti ispireranno a farti delle domande più utili di questa per trovare la tua strada senza dilemmi. Raffaella è arrivata da me che era a un passo dal burnout. Non faceva che lavorare e non riusciva a godersi il suo tempo libero. Un anno dopo la ritroviamo che è stata promossa 2 volte, l'hanno fatta dirigente e ha preso la responsabilità di una nuova linea di business con un team che si è allargato. Nel mentre è uscita tutti i giorni alle 18, vabbè a volte 18:30, non ha mai acceso il PC nel weekend ed è riuscita a lasciare i pensieri di lavoro fuori dalla porta quasi ogni sera. Fantascienza? No. Confini. Io sono d'accordo con te. Trovare e mantenere un equilibrio sano fra lavoro e privato è molto difficile. Ma sai quando è che diventa davvero impossibile? Quando non ci provi neanche. Qual è stata l'ultima volta che hai fissato un confine preciso per il tuo lavoro? E quante volte dopo averlo fissato lo hai mantenuto e protetto? Se vuoi fare carriera e anche vivere come desideri, la prima cosa da fare è stabilire e proteggere i tuoi confini. Perciò la prima domanda più utile rispetto a faccio carriera o no è: di quali confini ho bisogno? Ti ho già raccontato la storia di Silvia. Silvia voleva il posto della sua responsabile, ne era certa, al punto che è venuta da me proprio con l'obiettivo di preparare una richiesta a prova di bomba. E invece, a metà sessione di coaching, ha scoperto che ciò che voleva davvero non era quel ruolo. Sì, voleva più autonomia e indipendenza, ma non in quell'ambito. Esplorando più a fondo, ha riconosciuto il suo vero desiderio. Silvia si ostinava a voler crescere verso l'alto, senza vedere che quello che le interessava davvero era un altro tipo di crescita. Fare carriera non significa solo scalare i gradini della gerarchia in cui ti trovi ora. Chi l'ha detto che l'evoluzione più adatta a te e ai tuoi obiettivi sia in salita? Per uscire da questo pensiero automatico carriera uguale crescita verso l'alto, prova a sostituire la parola carriera con strada, che poi è l'origine etimologica della parola carriera. Chiediti qual è la strada che ti permette di realizzarti senza rinunciare a quello che conta per te. Per capirlo puoi farti queste domande: qual è la mia idea di successo? Cosa mi fa brillare gli occhi? Cosa detesto fare? A cosa non rinuncerei mai? Se dai il tuo meglio nell'organizzare progetti, attività, persone, ok, la carriera manageriale è la tua. Ma se scopri che ciò che ti fa brillare gli occhi è, che so, dominare una materia e aiutare altre persone ad applicarla, più che raggiungere una casella più in alto, potresti puntare a ottenere anche a far creare per te, come Silvia, un ruolo diverso, trasversale, di supporto. O ancora, se ti accorgi che hai bisogno di flessibilità e di autonomia come dell'aria che respiri, la tua carriera deve permetterti di ottenere questo. Che senso avrebbe frustrare queste tue necessità? Quindi la seconda domanda più utile rispetto a faccio carriera o no è: in che direzione voglio crescere? Marina ha cambiato lavoro da poco, è uscita dalla negoziazione finale portandosi a casa tutto quello che voleva e non era poco. Lavoro 100% da remoto invece che ibrido. Inizio dopo il recupero estivo invece che a metà luglio con le batterie esaurite. E un contratto più lungo rispetto alla prassi del suo settore. Anni fa non le sarebbe neanche venuto in mente di fare queste richieste, soprattutto con un ruolo di coordinamento e diverse persone da gestire. A volte i motivi che rendono incompatibile il tuo lavoro con le tue esigenze personali si possono cambiare, almeno in parte, ma tu non lo sai perché non hai mai provato a chiedere quello che vuoi. Perciò ora domandati: se potessi modificare una cosa nel tuo modo di lavorare oggi, quale sarebbe? Più tempo da remoto? Riunioni solo la mattina? Un modo diverso di organizzare attività e risorse? Insomma, la terza domanda più utile rispetto a faccio carriera o no è proprio questa: cosa posso fare, chiedere, proporre io per migliorare le cose? Per trovare le tue risposte alle 3 domande che abbiamo visto oggi, il punto da cui partire è fare chiarezza sulla tua visione, su come ti vedi nel lavoro e nella vita da qui a 1, 3, 5, 10 anni.
Perché se non sai dove arrivare, come fai a prendere la strada giusta? Per farlo puoi scaricare Bussola, un workbook gratuito che ti aiuterà a vedere il futuro che vuoi veramente, anche se ora ti senti impantanata o se quello che vuoi ti sembra impossibile. Lo trovi nel link in descrizione e se la nebbia è troppo fitta, contattami per dissiparla insieme. Qual è la prima cosa su cui lavorerai per sbloccare il tuo dilemma carriera o no? Se ti va, condividilo nei commenti e iscriviti al canale per non perdere il prossimo video. Grazie per essere stata qui e alla prossima!